benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Prima di cominciare col video di oggi, che come avrete letto dal titolo è dedicato ai preferiti del mese, avrei una veloce annunciazione per voi, amici e amiche da casa. Sto infatti per dirvi che, drum roll please, sta per cominciare anche quest'anno la mia serie natalizia, uno dei format più longevi su questi schermi, talmente longevo, pensate un po' amici belli, che qualche settimana fa mi è arrivato un commento su uno dei primissimi video a tema Natale che io abbia mai pubblicato, con scritto: mi sono appena accorta che tu hai pubblicato questo video un anno prima che io nascessi. Hashtag senilità, hashtag sentirsi anziani, ma anche ciao bambini, ben giunti su questo canale, che comunque famo due conti. In ogni caso, so che molti di voi aspettano la serie natalizia con grande trepidazione, ma l'attesa è pressoché finita, perché a partire da martedì andiamo a cominciare con la serie 10 Days of Christmas, 10 giorni di Natale, che vi terrà compagnia ogni martedì e giovedì per le prossime settimane. Ora, vi butto lì una roba, può essere che a un certo punto ci sia una breve interruzione nel caricamento dei video, che però sono pronti, mi sono portata avanti, sono tutti pronti, perché, che bella la vita che non smette mai di stupirci, dovrò subire un intervento, quindi può essere che per una settimana i video non vengano caricati proprio precisi, ma recupererò, Don't worry, recupererò. Bene, fatta questa annunciazione che spero vi renda felici, andiamo a cominciare con il video di oggi, perché anche a sto giro tengo un sacco di cosette interessanti da condividere con voi. Cominciamo! Ho deciso di partire con la categoria degli abiti perché novembre è il mese del mio compleanno e nella mia capoccetta, quando mi avvicino al compleanno, scatta quella molla che mi dice: è il tuo compleanno, ti meriti un regalo. Sì, certo, come no, e compro una cosa, e ne compro due, e ne compro 3, 4, 5, 6, 7, 8, passo passo, baby 1, 2, 3, e ho portato a casa quindi sto mese una svagonata di roba. Molti dei capi che ho acquistato però sono diventati immediatamente dei preferiti indiscussi, a cominciare da una roba che volevo da tantissimo tempo, ma insomma non avevo mai trovato quella giusta. Poi, colpo di fulmine, mi stavo a buttare tutta in testa, eccola qua. Di che cosa si tratta? Del famoso Teddy Coat, il cappottino stile orsetto, orsacchiotto de peluche. Lo volevo da tanto, ero un po' titubante perché, non essendo proprio filiforme, temevo potesse fare un po' l'effetto omino della Michelin, de peluche. Poi ho visto la mia amica Alessia, che saluto, ciao Ale, che per il compleanno ha ricevuto una roba simile e ho detto: ma sai che, se lo trovo lo compro. Sono entrata da Calliope e dritto per dritto, eccolo qua che mi faceva: ciao, ciao, sono un Teddy Coat. L'ho comprato e devo dire che mi piace assai, perché comunque è caldo, è morbido, ci si sente molto coccolati dentro questo affare qua, carino, divertente, e tutto sommato trovo che non allarghi nemmeno tanto quanto credevo. Quindi contentona, feliciona, primo regalo di compleanno da parte mia per me stessa, Teddy Coat di Calliope. Ve lo dico subito che poi mi dimentico, sul blog metterò i link a tutti i capi, prodotti che si possono reperire online, in modo che se vi interessano potete andare a curiosare, avere maggiori informazioni, scoprire i prezzi che io non me ne ricordo mai ed eventualmente anche acquistarli. Il link al mio post dedicato, come d'habitude, come al solito, lo trovate o nella info box qui sotto o cliccando qui sopra la mia capoccetta bella. Facciamo il disclaimer? Lo vogliamo fare? Facciamolo. Disclaimer, 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 disclaimer. Nessuno dei prodotti dei quali vi parlerò nel corso di questo video mi è stato regalato, non si tratta mai di una ADV, sono tutti prodotti che ho comprato con i miei soldi e tutte le opinioni sono le mie. E chiudiamo anche il disclaimer.
E facciamo un passettino a lato, spostando anche il favoloso Teddy Coat di Calliope, per passare al prossimo capo preferito, che in realtà sono due, perché dovete sapere che ho fatto un ordine abbastanza importante su Shein. Volevo dei cardigan chunky, quelli un po' abbondanti, li volevo in dei colori molto specifici e li ho trovati lì con grande soddisfazione. Il mio preferito fra i tre che ho acquistato, qui ne ho solo due ma ne ho presi tre, è questo, giallo senape, uno dei miei colori preferiti in generale. È proprio quello che cercavo, lungo ma non estremamente lungo, chunky, con questo, chunky vuol dire bello grosso, spessone, che quindi tiene caldo, con questo motivo a treccia sul davanti, non so se cogliete, anche sì, eccolo, anche un po' sulla manica. Quello che mi ha conquistato immediatamente però è il colore, che porta un tocco di allegria, un po' come Pollon, porta un tocco di allegria in qualsiasi outfit, in con super trafra. Tra l'altro poi, come saprete, Shein prezzi super duper bassi, e quindi insomma minima spesa, massima resa. Il modello mi è piaciuto talmente tanto che, come vi dicevo, l'ho preso in altri due colori, un blu che qui non ho perché dei tre è quello che mi sconfinfera meno, ma anche questo in un marroncino un po' bruciato che, come forse saprete, insieme al verde e al giallo è uno dei miei colori preferiti. Quindi cardigan belli abbondanti, perfetti da abbinare un po' con quello, un po' con questo, col jeans, col pantalone, col vestito, con la gonna, un po' come ve pare, caldi, perfetti per la stagione. Io pazza dei cardigan. E poi, sempre dall'ordine fatto su Shein, la gonna del momento, la gonna che mi piace di più in assoluto in questo periodo della mia vita. Eccola qua. E voi direte, tutto lì? Lo so, è molto basic, ma ha un taglio che mi piace assai, svasato, blu, quindi abbastanza così semplice da abbinare, classica anche, ma con quel guizzo in più del bottoncino in come si chiama, in corno, in osso, non so mai come si dice, la taschina che è rivoltata, che la rende anche un po' così, con un vibe militare, un pezzo basic che non può mancare nei guardaroba di nessuno, perché il capo basic ci va, ma con quel quid in più. Io la amo tantissimo, tantissimo. E voi direte, ma tanta roba già, e ce ne sono ancora almeno due cose. Andiamo a vedere. Perché, amici cari, ho fatto un ordine anche su ModCloth, per quelli che mi seguono da poco. ModCloth, sito americano specializzato in abiti dal gusto retro, con capi un po' diversi, pazzeschi, tutti particolari e taglie super mega inclusive, che non è poco, scusse è poco. Ho portato a casa dal mio ordine su ModCloth diverse cosette, la mia preferita è senza dubbio questo abito, che in realtà è una collaborazione Collective, altro brand, questa volta inglese, sempre con la stessa filosofia, Collective per ModCloth. Adoro quest'abito, adoro prima di tutto il motivo tartan, che tra l'altro quest'anno mi va un sacco, però con questi colori un po' più vibranti, non il solito tartan noioso, c'è dentro del violetto, c'è dentro del fucsia, del giallo, del verde. Poi chiaramente mi piace assai il taglio, svasato, un po' anni 50, sapete che quella roba lì, ciao proprio per quel che mi riguarda, la manica a 3/4, altra grandissima ossessione della sottoscritta, e questo scollo a V che mi fa tanto bon ton, c'ha la sua cinturina abbinata e c'ha pure le taschine, it has got pockets, scusate, così ogni tanto mi parte un embolo, mi piace assai, fa Natale, ma anche no. Quindi altro capo preferitissimo di novembre che ho indossato spesso e volentieri. E concludiamo la sezione abiti con un altro abito, questa volta l'ho preso su Zalando,
è del brand Nymph, che credo sia tedesco. Cercavo un abito in velluto da tempo, non riuscivo mai a trovare quello giusto, poi mi è capitato sotto gli occhi questo, un abito chemisier di questo color senape, che sapete proprio sfondiamo una porta aperta. In questo caso il vibe è molto anni 70, abbinato con degli stivali alti, proprio la morte sua al bacio. Mi piace come veste perché non è dritto, è leggermente svasato ma non eccessivamente, volendo c'ha la sua cinturina abbinata. Io di solito metto un'altra cintura per spezzare un po'. Un capo che mi piace tantissimo, è una roba che volevo, insomma diciamo che per il compleanno mi sono autoconcessa una svagonata di regali. Vabbè, è andata così, è andata come è andata. Adesso mi muoverei sulla prossima categoria, fammi pensare, ma sì, facciamo la categoria, vado a metterli insieme, Stavolta faccio trucco e cura della pelle, boom! Giusto perché ho parlato 82 ore solo di abiti, andiamo un po' a raggruppare. Trucco e cura della pelle. Se voi siete d'accordo partirei con i trucchi perché ho un prodotto da riproporvi, ne avevo infatti già parlato in un video dei preferiti di mesi addietro, ma sento la necessità di menzionarlo nuovamente perché nell'ultimo periodo è praticamente l'unica cosa che ho utilizzato. Mi riferisco al fondotinta in crema, in stick della Pupa Beauty Touch, eccolo qua. Voi direte, tanto entusiasmo per un fondotinta in stick? Ebbene sì, perché questo rientra in un discorso un po' più allargato. Dovete sapere che dopo che ho girato il video dedicato ai beauty hacks di TikTok, se ve lo siete perso lo trovate cliccando qui, ma anche nella info box qui sotto, ho scoperto la tecnica del trucco 3D che sulle pelli più mature è una maraviglia, è maravillosa. La faccio breve, in che consiste il trucco 3D? Consiste nell'applicare fondotinta, contouring e blush e anche correttore tutti insieme nelle varie zone designate e poi andare a sfumare con un pennello. Se interessa il trucco di oggi, l'ho fatto così. E questo fondotinta in stick in crema è perfetto per il trucco 3D perché è leggero ma coprente, è quasi idratante, quindi non secca la pelle, si sfuma che è un piacere, è luminoso, insomma, se interessa io lo consiglio di nuovo perché certe cose quando vanno molto bene è giusto anche ribadirle. Restando in tema di trucchi, ho anche da condividere con voi una palettina di ombretti. E ogni volta la domanda sorge spontanea: ti serviva forse, Giuliana carissima, una nuova palettina di ombretti? Ovviamente no, ne posseggo 750, una roba proprio che è quasi imbarazzante, ma quando ne vedo una con dei colori insomma un po' fuori dagli schemi non so resistere e infatti mi sono comprata la Wild Python di Huda Beauty perché i colori parlano da sé. Sapete che ho una passione per il verde, anche lì se interessa il trucco di oggi, tutto fatto trucco occhi con questa palettina qua che ha una serie di verdi e di blu super interessanti, sia matte sia opachi che metallici, e i metallici mollali proprio, ma anche dei colori più neutrali, più neutrals, più basic per un trucco da tutti i giorni, quindi versatile con quel quid in più. E va anche detto, gli ombretti molto pigmentati, un leggerissimo fallout, ma niente che dia troppo fastidio. Consigliatissima. Tra l'altro ste patatine stavo dicendo, per caso hai fame Giuliana? Può essere. Queste palettine di Huda Beauty in versione mignon sono molto carine e ce ne sono mille tra le quali scegliere. Se interessa, ecco, mi andava di condividerla. Per quel che riguarda invece la categoria cura della pelle, una breve intro. Niente, sto video durerà 8 giorni, sarà un piacere montarlo, già me lo sento. Comunque una breve intro, se mi seguite su Instagram lo saprete già perché ne ho parlato anche lungamente. Ho scoperto un nuovo sito che vende prodotti beauty, un sito tedesco che si chiama nichebeauty.com. L'ho scoperto per caso, ho fatto un ordine importante anche, superiore ai 200 euro,
Ma voi dite perché ci condividi questa informazione? Perché insieme all'ordine c'era una promo in quel periodo e mi hanno mandato una scatola con una serie di campioncini, ma non i soliti campioncini deprimenti, campioncini anche di una certa portata, di tanti brand che non conoscevo, che mi ha permesso appunto di sperimentare un sacco di cose nuove, che per me è sempre la vita. Tutto questo per dire che i 2 prodotti preferiti per la cura della pelle del mese di novembre erano nella famosa scatola di Niche Beauty, a partire da questo siero di Sunday Riley, CEO Vitamin C Brightening Serum. Ho guardato quanto costava, perché poi non avendo un'idea, essendomi piaciuto molto, ho detto fammi vedere, è abbastanza caro, va detto è abbastanza caro, però è un siero con la vitamina C che non fa mai male, illuminante, leggero, molto piacevole da utilizzare e niente, mi andava di condividerlo perché l'ho trovato molto interessante. Conoscevo già Sunday Riley, ma non avevo mai provato nessun prodotto. Invece non conoscevo questo brand Fortuna Skin. Non ho assolutamente idea di dove sia. Le scritte sono anche in italiano. Questo capita mai. Questa è infatti la Cuore Collection, crema per gli occhi, visione luce, Eye Revitalizing Cream, una crema per il contorno occhi. Anche qui mi è piaciuta perché ha la giusta consistenza, né troppo leggera né troppo pesante, va su liscia come burro e va ad idratare e a rimpolpare il contorno occhi, che è una delle mie fissazioni. Come dicevo però, campioncini di un certo livello, non quelle robette che è finito il campioncino, e infatti la sto usando da una settimana e mi sa che mi durerà pure un po'. Se interessa, questi brand un po' particolari li trovate su Niche Beauty, che ribadisco non mi ha assolutamente pagato per parlarne. Amici di Niche Beauty, se volete, se volete. Passiamo adesso alla prossima categoria. Anche lì vado a fare un mashup e la chiamerò categoria dei vari, perché sto video se no portiamo più a casa, lunghissimo. C'avevo tanta roba, è il mese del compleanno, vari. E nella categoria dei vari vado ad inglobare anche 2 regali di compleanno che ho amato follemente. Il primo sono queste adorabili ciabattine pelose, morbide come, non so, un coniglietto appena nato, neanche un coniglietto appena nato, che d'inverno quando torni a casa che c'hai i piedi ghiacciati, li infili anche senza calze qua dentro ed è una gioia. Volendo si mettono anche per uscire, non fosse che fa sempre che sta piovendo da un mese, perché c'ha l'elastichino che non ti scappano. Me le hanno regalate per il compleanno e le amo follemente, infatti praticamente in casa indosso solo più queste. Sono, non l'ho ancora detto, della Benetton. L'avreste detto? Io assolutamente no, ma ben venga, bravoni, belle, mi piacete, ma vabbè. Comunque grazie ragazze, il regalo come avrete capito è molto apprezzato. Il secondo regalo che ho amato follemente, lo cito anche se non so assolutamente di che brand sia perché ho buttato subito la scatola, molto furba, è questa collanina che cade a fagiolo perché come l'ho vista così col cornino e le cornina mi è sembrata di buon auspicio, visto che come dicevo all'inizio dovrò subire un'operazione. Questo è un po' il mio cimelio portafortuna e infatti mi sono anche un po' commossa quando mi è arrivato. Bellissima, sapete che amo le collane di questo genere un po' sottili con magari dei charms un po' più particolari, e questa è perfetta, cioè perfetta per me che tra l'altro so pure scaramantica che mollami proprio. E passiamo adesso sempre all'interno della categoria dei vari alle serie TV, ve ne cito 2 velocemente perché le ho amate molto. La prima credo l'abbiano già vista tutti, sto parlando della serie di Zero Calcare su Netflix, Strappare lungo i bordi, che è stata la mia gioia nella settimana in cui l'ho guardata, perché comunque tutte insieme le puntate, che se non sbaglio sono 6, durano circa 2 ore, ma io le ho volute centellinare perché mi sono sganasciata dalle risate, proprio 2 o 3 robe mi hanno spezzato.
Se amate Zero Calcare e amate le serie animate, non ve la perdete, casomai non l'aveste ancora vista. L'altra invece, sempre su Netflix, l'ho scoperta assolutamente per caso, perché io chiedo sempre a tutti consigliami una serie, e poi guardo sempre roba che trovo a caso, ed è una serie spagnola, se non sbaglio sono 4 stagioni, non so neanche se sia molto recente, temo di no, avendo 4 stagioni, ma questo per me non ha nessuna rilevanza. Come si chiama, voi direte? Sta suspense. Si chiama Le ragazze del centralino, Las chicas del cable, Las chicas del cable. Allora, io amo le serie spagnole, partiamo da lì. Amo le serie in costume, e questa è ambientata a fine anni 20, quindi con tutto questo vibe un po' Charleston, però europea, in Spagna, a Madrid, e parla di queste centraliniste che lavorano per la compagnia telefonica, proprio le famose centraliniste con i cuffioni che mettono lo spinotto, tolgono lo spinotto, passano la chiamata, che fanno amicizia fra loro e vivono mille disavventure, ognuna di loro a situazioni deliranti nella propria vita privata, ma fanno molto squadra, e c'è anche tutto un sottotesto di femminismo ante litteram che mi piace assai. Intrighi, amori, lotte sociali, emancipazione femminile, costumi pazzeschi, scusate la nota un po' frivola. Se tutti questi ingredienti vi sconfinferano, non ve la perdete. Il che ci conduce alla fine di questo video, lunghissimo, già lo so, infinito. Io spero però che le indicazioni che vi ho dato vi siano piaciute, vi abbiano così incuriosito, magari avete anche trovato qualche idea per i regali di Natale, perché no, io comunque sia i regali che mi sono fatta da sola che quelli che ho ricevuto li ho amati tantissimo, quindi potrebbero darvi uno spunto. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, che da martedì comincia la serie natalizia e non ve la potete perdere. Altre cose da segnalare: ricordo nuovamente sul mio blog i link a tutti i prodotti menzionati per avere maggiori informazioni, e il link al post nella info box o cliccando sulla i sopra la mia testa. Direi che non c'è altro, baci a stampo e noi ci vediamo nel primo video della serie di Natale. Ciao!